Ciao a tutti utenti carissimi. Allora, oggi andiamo a fare un video davvero interessante e cerchiamo di capire effettivamente, soprattutto questo video rivolto quando facciamo noi tutti, anche io, degli acquisti online. Quindi oggi vedremo proprio la sicurezza di un sito. Ovviamente quindi il video è rivolto per chi fa acquisti, però dico si possono controllare in questo sito qualsiasi tipo di altri ulteriori siti. Quindi oggi proprio il video è dedicato alla sicurezza e come andare a capire se un sito è veritiero oppure praticamente è una truffa. Quindi in questo caso noi possiamo rivolgere benissimamente, diciamo quelli che vi posso andare a consigliare sono soprattutto due siti. Di cui all'interno ci sono dei programmi, però ovviamente sono proprio dei veri e propri siti che funzionano online, quindi non dobbiamo scaricare completamente nulla. Quindi ripeto, se noi dobbiamo andare a fare un acquisto online, ovviamente che sia al di fuori delle grandi multinazionali che non sto qua a dire, comunque tutti conosciamo, quindi che già siamo sicuri al 100% e comunque il loro lavoro viene svolto veramente bene, in maniera egregia. Quindi se andiamo praticamente ad andare fuori da queste famose piattaforme e ci rivolgiamo magari ad un privato che ha praticamente un negozio online oppure ha, che vi posso dire, un e-commerce, che sarebbero sempre questi famosi negozi online, però di cui non conosciamo proprio il lavoro, quindi la sicurezza, direttamente prendiamo l'URL del sito, praticamente, quindi tutto l'URL, praticamente per intenderci l'URL è quello che sta sopra, qua sopra all'interno del nostro sito, quindi parte da HTTPS e così va avanti, quindi il www, e non inserire soltanto il pezzo centrale, quindi se stiamo parlando per esempio, se stiamo acquistando per esempio da Pinco Pallino, non scriviamo in questi siti e ricopiamo Pinco Pallino perché non troverà niente, lui vuole l'URL, quindi dobbiamo andare a mettere da HTTPS www.pincopallino, che potrebbe essere .de, .com.it, dipende dal paese dove ci troviamo, se è commerciale oppure no. Quindi i siti di cui vi sto parlando, intanto prendiamo il primo, potete anche incominciare già a vederlo a monito, è lo Scam Advisor. Allora, questo bellissimo sito Scam Advisor praticamente cosa fa? Noi non dobbiamo fare altro che andare qua sopra, andare a cercare il sito, quindi andare ad incollare, abbiamo detto, un sito che potrebbe essere un sito qualsiasi, praticamente abbiamo detto, non solo di acquisti, però ripeto, a noi interessa di più salvaguardarci dalle frodi, dalle truffe, eccetera, eccetera. Quindi praticamente andiamo a incollare qua tutto l'URL e lui farà una scansione di questo sito, però sempre in base alle recensioni che hanno dato i clienti, proprio perché personalmente da loro il sito è stato insomma visualizzato e tenuto d'occhio più volte. Quindi però lavorano sempre le classiche recensioni dei clienti, quindi prendiamolo sempre per com'è, diciamo. Quindi lui prende la massa, perché se su 100 persone soltanto uno si è trovato male, ovviamente dirà che il sito è ottimo. Se invece su 100 persone magari 90 si sono trovate male, dovrebbe dire che il sito ovviamente potrebbe essere un sito dannoso, un sito scam, proprio, che significa una specie di truffa. Quindi insomma va a capire in base alla recensione dei clienti se il sito lo può dichiarare ottimo, buono, no, scarso, insomma, e così via. Ci fa vedere anche le recensioni dei clienti, quindi il problema che in quel momento ha avuto quel cliente, che potrebbe essere: abbiamo pagato, il pacco non è mai arrivato, abbiamo pagato, il pacco è arrivato, è in ritardo dopo un mese, il centro assistenza non funziona, il call center non funziona, non risponde mai nessuno. Questo invece potrebbe essere fatto in maniera positiva. Il call center mi ha aiutato se il pacco è stato smarrito, il contenuto all'interno era danneggiato, hanno provveduto a sostituirlo subito. Insomma, queste cose che si trovano nei classici e-commerce, negozi online. Quindi Scam Advisor è, diciamo, un ottimo sito per andare a controllare a sua volta altri siti e quindi noi stare in maniera più attenta e, diciamo, a fare acquisti in maniera più sicura. Prima di fare un acquisto controlliamo sempre se effettivamente ne vale la pena. Per esempio, personalmente, questa è una cosa personale, dovevo acquistare io un piccolo portachiavi, questa è proprio avvenuta un paio di giorni fa. Lo fa questo portachiavi solo un'azienda, mi sembra che è tedesca. Effettivamente bello tutto, il prezzo certo non è economico per essere un portachiavi, una via di mezzo, fra spedizioni e cose che si possono aggiungere all'interno del portachiavi, praticamente il prezzo certo non veniva più economico, ma insomma siamo nell'arco delle 50 euro. Comunque 50 euro fanno sempre.
In quel caso, no che ho notato cose che non mi quadravano, però è impossibile che questi portachiavi li fa solo un'azienda e non li faccia un'altra azienda. Ho controllato ovviamente le recensioni tramite questo sito ed effettivamente ci sono pochissime recensioni che parlano bene di questo sito, quindi è preso proprio come sito truffa, perché praticamente tutti lamentavano il fatto che avevano pagato, il pacco non è mai arrivato, quindi ammetto che può essere una persona, due persone, però quando ci sono su 100 recensioni 90 persone dicono tutti la stessa cosa, il sito può essere considerato proprio scam, quindi una vera e propria truffa. Così io prima di andare a effettuare l'acquisto, ovviamente l'acquisto non l'ho effettuato più completamente. Questa per dirvi una cosa personale, quanto li trovo utili questi siti. Come secondo sito, vediamo subito a monitor di nuovo, abbiamo e ci possiamo comunque rivolgere, perché quello che conta in tutto sono le classiche recensioni, quindi un sito proprio dove abbiamo la possibilità di vedere tutte le recensioni di quello che hanno passato gli acquirenti prima di noi, quindi fatelo sempre prima di acquistare qualsiasi cosa, o anche se dovete entrare in qualche sito che volete vedere se questo sito è sicuro o non è sicuro, se le fonti all'interno sono delle fake news, è buono o no, affidabile, ci possiamo rivolgere, come ho detto, al famosissimo Trustpilot. Trustpilot praticamente è un ottimo sito, dove fa recensioni, dove ci sono delle recensioni, quindi qualsiasi sito voi andate a cercare, potete benissimamente sempre andare a cercare la recensione mettendo prima praticamente il nome del sito, qua non c'è bisogno di mettere URL, quindi direttamente se noi vogliamo vedere delle recensioni di Pinco Pallino possiamo scrivere benissimamente Pinco Pallino Trustpilot, quindi in questo caso Trustpilot, se molta gente ha fatto recensioni, perché sono sempre le persone che fanno recensioni dentro Trustpilot, non è Trustpilot. Trustpilot è soltanto un sito dove vengono accorpate tutte queste recensioni e in questo caso lui darà delle stelline in base alle recensioni positive o negative che ci sono, darà delle stelline, possono dare da 1 sino a 5, questo come tutti i siti possibili ed immaginabili, daranno le recensioni scarse da 1 sino a dare a 5 al massimo. Esiste anche prende con le app dei nostri telefoni e possiamo andare proprio queste votazioni, già di là si capisce. In più possiamo andare a controllare sia nel precedente sito che in questo di qui, possiamo andare a controllare quali sono tutte le recensioni che hanno ricevuto una stella, ovviamente saranno le recensioni più negative possibile, controllare le 2, le 3 stelle, le 4 fino al top, le 5 stelle che sicuramente saranno ovviamente positive. Non è detto che una recensione che abbia una stella magari può essere negativo il sito, può essere magari quella avuto un piccolo inconveniente, abbiamo detto di cambio di indirizzo, il indirizzo errato e il pacco magari è arrivato danneggiato, però poi si è risolto con la sostituzione, con mandando il pacco al nuovo indirizzo, quindi molte volte la gente comunque mette sempre una stellina anche se magari c'è stato un piccolo inconveniente. Diciamo che sarebbe veramente comodo che tutti facessimo delle recensioni effettivamente diciamo giuste, cioè se il sito è scam ed è una truffa si meriterebbe anche 0 stelle, che non si può fare magari se ce ne dà una e si spiega subito che il sito è una truffa, uno scam. Se però abbiamo avuto un piccolo problema, un inconveniente e che comunque poi è stato benissimamente risolto, è inutile comunque andare a dare sempre una stella, perché così ne va del sito dell'azienda che vende l'e-commerce. Possiamo magari non dare un voto pieno, però possiamo dare anche quelle 3 stellette e specificare che comunque è stato fatto un errore di indirizzo che prontamente però è stato risolto. Questo in generale per quanto riguarda tutte le recensioni, vi consiglio di recensirle proprio così. Quindi spero di avervi fatto conoscere, questo veramente secondo me è un video importantissimo. Prima di fare i vostri acquisti controllate sempre tramite questi due siti, sempre tramite recensioni, vedere se il sito potrebbe essere uno scam, una truffa, oppure il sito è veritiero e possiamo avere fiducia, quindi procedere al nostro acquisto. Che dirvi, buon acquisto e mi raccomando controllate sempre tutti i siti. Ciao a tutti!